Il Dimi è una cerimonia antica. Nessuno accetterà in moglie una ragazza che non ha superato il Dimi. Se la cerimonia non viene eseguita correttamente, la nostra stirpe si perderà. Non sarà proprio facilissimo documentare questa cultura che è così lontana. Questa cerimonia la dobbiamo chiamare col suo nome. Una mutilazione parziale o totale addirittura del clitoride. Se lei rifiuta, la convincerò. Senza il Dimi la nostra famiglia è dannata. È proprio inaccettabile per la nostra cultura. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Questa grande avventura inizia proprio da qui, dal mercato di Al-Duba, che è un crocevia in cui le tribù della Valle dell'Omo, che sono le tribù più antiche della terra, si incontrano e si confrontano, perché questo è un luogo unico al mondo. Pensate che sono culture millenarie che si fondono diventando immortali. Alcune di queste tribù derivano da agricoltori e per questo oggi sono società più strutturate e numericamente maggiori, mentre le popolazioni che derivano dai pastori sono più legate al nomadismo, anche se adesso si stanno sedentarizzando, fino poi ad arrivare ad alcune di loro che sono tribù di ex guerrieri, dove diciamo che dal punto di vista sociale regna una certa anarchia. Immergersi in questa atmosfera magica è un vero privilegio, però noi siamo qui con un unico obiettivo: raccogliere informazioni sulla tribù dei Dasenech, che è una delle tribù più peculiari di tutta la Valle dell'Omo, perché vogliamo vivere insieme a loro per scoprire ovviamente che cos'è per loro la felicità. I Dasenech sono un popolo di pastori e guerrieri, custodi di tradizioni così antiche da perdersi nel tempo. Ogni gesto, ogni rito, ogni segno sul corpo racconta la loro storia e il loro modo di appartenere alla comunità. I Dasenech non nascono uomini o donne, lo diventano. Ma per le donne il cammino è più duro ed è segnato da tappe che per noi possono sembrare impensabili, come la mutilazione genitale. Questa per loro vuol dire dimostrare forza, accettare il sacrificio e attraversare un confine che le separa dall'infanzia. Solo così saranno riconosciute come vere donne. Qui la tradizione è legge, non si discute, non si cambia. Ma la strada per raggiungere il loro accampamento è lunga e piena di sorprese, come i Banna, che ci sorprendono all'improvviso. Forse la tribù più curiosa di tutta questa regione, ormai diventata famosa in tutto il mondo per muoversi su trampoli di legno. Lo fanno principalmente per tenere d'occhio il bestiame dall'alto e per proteggersi dai serpenti nascosti tra l'erba, mentre i loro corpi sembrano letteralmente dipinti dal vento. Il bianco e il nero si mescolano sulla pelle, ispirati alle strisce degli animali. Ormai ci sanno fare con i fereci, ovvero come chiamano loro gli stranieri. Ma la strada chiama e ci rimettiamo in marcia. E ora 6 ore di strada sterrata ci separano dal villaggio dei Dasenech, ma io ne voglio approfittare per raccontarvi di un'offerta che NordVPN ha dedicato solo alla nostra community. Ogni giorno navighiamo, acquistiamo e restiamo sempre connessi. Ma quanto siamo davvero al sicuro? Le minacce informatiche ormai sono ovunque. Phishing, malware, siti fraudolenti che sembrano affidabili e basta anche solo un click sbagliato per mettere a rischio tutti i tuoi dati. Con NordVPN invece la tua connessione è criptata, il tuo IP nascosto e i tuoi dispositivi protetti 24/7. Grazie alla funzione Threat Protection blocchi malware, siti pericolosi e fastidiose pubblicità invasive. E con Threat Protection Pro eviti anche i siti di shopping fraudolenti che ingannano milioni di persone ogni anno. Ma NordVPN è molto di più di una semplice VPN. Ti permette di cambiare posizione virtuale per risparmiare su voli hotel o accedere a contenuti esclusivi da tutto il mondo.
E poi con un solo abbonamento proteggi fino a 10 dispositivi. Vi ho lasciato un'ottima offerta nel link in descrizione, perché acquistando un piano biennale ricevi 4 mesi extra e hai sempre 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. E in più, se lo acquisti entro il 19 marzo, vi regalano altri 6 mesi extra, per un totale di 34 mesi al prezzo di 24. Quasi un anno in più gratis. Non male, no? E come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN soddisfatti o rimborsati e scoprire tutti i vantaggi di navigare in totale sicurezza. E adesso non ci resta che goderci il panorama di questa fantastica terra. Il viaggio prosegue, lunghissimo, almeno abbiamo una vista meravigliosa sul paesaggio etiopi, ma anche riusciamo ad assorbire tutte le usanze tipiche e quotidiane degli etiopi, come il nostro autista ci ha insegnato che questo è il loro spazzolino, si è fermato un attimo, ha staccato un ramo di un albero e questo diventa il suo brush, il suo spazzolino con il quale si massaggia i denti. In realtà obiettivamente hanno dei denti veramente sani. Come si chiama questo? Regma. Beh, il viaggio è lungo, ma almeno impariamo qualche usanza tipica qui in Etiopia. Questo è lo spazzolino, almeno quando si hanno dei viaggi così lunghi in mezzo alla natura, ci si gode del paesaggio e ci si massaggia un po' i denti e le gengive mentre si viaggia. E finalmente eccolo lì, il villaggio dei Dasenec. Da lontano sembra quasi una baraccopoli lunare. Le loro case basse e arrotondate sono fatte con qualsiasi materiale riescano a trovare. Lamiere ondulate, sacchi di plastica, pezzi di stoffa strappati. Cosa divertente vedere come ogni volta io cerchi sempre di prepararmi il più possibile su queste tribù, cercare di studiare le loro tradizioni, le loro culture, ma poi ogni volta quando arrivo vengo travolto da una realtà completamente diversa che mi sorprende. Come questa volta ci aspettavamo un villaggio nomade di una decina di queste casupole di lamiera, mentre invece sono centinaia e centinaia, sono una distesa, sono tantissime, perché in realtà siamo stati fortunati, siamo arrivati nel momento giusto praticamente. Si sta per svolgere proprio questa mattina il Dimi, che è una cerimonia per loro importantissima. È un sacrificio che fanno alle primogenite, alle bambine che si trasformano in donne. E infatti tutte queste casupole sono di famiglie che vengono da villaggi diversi, da villaggi lontani, ma si sono riunite per festeggiare insieme il Dimi. Quelli che vedete invece dietro di me sono dei simboli che ci suggeriscono che dentro a queste case ci sono delle bambine che parteciperanno al Dimi, come per esempio questa pelle di leopardo. La pelle di leopardo dichiara certa a tutto il villaggio che questa famiglia si sta preparando per il Dimi. Se ve lo state chiedendo, sì, ci sono leopardi in questo villaggio che sono i nemici numero 1 dei Dasenec, ed è per questo che loro la utilizzano come simbolo di passaggio, di trasformazione. Ma c'è un altro simbolo che vedete da qui, adesso ve lo faccio vedere, che sono questi bastoni che fuoriescono come delle antenne dalle case di Dasenec. Ecco, in questa casa si dice che ci sono 3 bambine, una grande, vedete c'è un palo, un bastone grande che dice che c'è una bambina pronta a diventare donna, e 2 piccoline, vuol dire che sono due bambine piccoline. Ecco, in tutte queste case, vedete, ci sono delle bambine. In questa ci sono 2 bambine, in quella ci sono 2 bambine, e vedete che c'è anche la pelle di leopardo che, pensate, viene tramandata da padre a figlio per generazioni, per il Dimi, per celebrare il Dimi. È davvero affascinante vedere come anche le case di Dasenec si siano evolute in qualche modo nel tempo, perché come potete vedere sono fatte chiaramente di lamiera e di resti, di scarti del mondo moderno, ma prima non erano così. Vi faccio vedere perché si vede benissimo la differenza. Se vedete qua, questa casa è composta da lamiere, pezzi di gomma e pelle di animale. Prima le case erano fatte tutte di pelle di animale, adesso invece sono state sostituite dalle lamiere, che
proteggono chiaramente di più dalla pioggia durante la stagione delle piogge e chiaramente sono più facili da reperire, gli animali diventano sempre di meno e quindi adesso sono tutte fatte di lamiera. La cosa più interessante è che vengono composte dalle donne, sono le donne che si prendono cura della casa e adesso sono diventate queste cupole di lamiera che da lontano sembrano delle cupole lunari, ecco, mettiamola così. I padri delle bambine si preparano per la cerimonia, dipingendosi il corpo con pigmenti naturali, mescolando con cura la terra rossa, il carbone e la cenere. È un rito antico, tramandato di padre in figlio. E oggi per loro è un momento di orgoglio e responsabilità. Stanno per accompagnare le loro figlie attraverso un passaggio che segnerà la loro vita per sempre. Non sarà proprio facilissimo documentare questa cultura che è così lontana dal nostro mondo, perché in fondo questa cerimonia la dobbiamo chiamare col suo nome. Si chiama mutilazione genitale femminile, perché il coronamento della cerimonia, il rito di passaggio da ragazzina a donna, è l'escissione, ovvero una mutilazione parziale o totale addirittura del clitoride. L'obiettivo è quello di non permettere più alla donna di provare piacere durante il sesso, durante il rapporto sessuale col marito. E quindi questo è quello che devono passare le bambine per diventare delle donne. Questo rito di passaggio però è praticamente obbligatorio per tutte queste bambine, non hanno molta scelta, perché se non lo facessero non verrebbero neanche accettate dalla società, verrebbero addirittura trattate come degli animali. Io mi sento quasi confuso nell'essere qui, non succederà oggi, non è oggi che avverrà l'escissione, da adesso ai prossimi mesi avverranno dei canti, delle cerimonie che daranno forza e coraggio a queste bambine per poi intraprendere questa trasformazione, questo passaggio. Però è anche vero che quando mi trovo a documentare cerimonie del genere è complesso rimanere obiettivi, perché è pur vero che ci troviamo di fronte e ci troviamo immersi nella vita dei Dasenec. Qui è culturalmente accettato, è normale, anzi è necessario per diventare donna. Da noi è una barbarie. E quindi prendete anche con le pinze tutto quello che dirò, che vi farò vedere, perché chiaramente dovrò cercare di tenere le mie emozioni da parte e mostrarvi anche questa parte del mondo. Il villaggio è in fermento, si stanno preparando tutti per la cerimonia. In questo momento padri e madri si stanno preparando, si sono decorate con l'argilla, si sono vestite della pelle del leopardo, piume di struzzo e adesso stanno per iniziare la danza iniziale per la cerimonia del Dimi. Ogni ruolo qui sembra chiaro, ognuno sa perfettamente cosa fare, ma più mi guardo intorno, più sento il peso di questo momento, perché non è solo una cerimonia, è l'inizio di una trasformazione. E mentre tutti attorno a me si preparano, io sento una tensione nell'aria, una sorta di rispetto misto a confusione, perché ciò che sta per accadere cambierà tutto, per sempre. Quando nasce una figlia sappiamo che un giorno dovremo celebrarla e accompagnarla per trasformarla in donna. Noi celebriamo la cerimonia del Dimi quando la nostra prima figlia sarà pronta. E se non lo facessimo, la nostra famiglia non avrà onore. Danzeremo fino a quando il bestiame e le capre non saranno sacrificati e poi mangeremo tutto insieme. La danza dei genitori è quasi ipnotica e pensare che non è mai cambiata da secoli dà l'idea di quanto sia importante nella loro cultura. Ma per capire davvero a cosa sto assistendo devo fare più domande. Perché è così importante per voi questa cerimonia? Il Dimi è molto più di un rito. È la prova che una famiglia ha rispettato la sua storia e le sue radici. Tutti celebriamo questo rito fin dai tempi dei nostri avi. Non celebrarlo potrebbe avere conseguenze davvero negative
per il nostro popolo. Sono orgogliosa di poterlo celebrare per mia figlia e farla diventare una donna. Ho visto molte cerimonie del Dimi nella mia vita e ogni volta mi ricorda chi siamo. Se lei potesse, eviterebbe questo dolore alle prossime donne? No, perché la pratica è velocissima. Viene eseguita con un coltello, come è sempre stato, come hanno fatto tutte le donne prima di noi. Ogni donna deve affrontare questa prova. È una benedizione per la sua vita. Ogni dettaglio deve essere perfetto. Il corpo viene preparato, ornato, preparato con cura dalle madri. Ogni linea sulla pelle, ogni segno inciso racconta chi siamo, perché il corpo parla prima delle parole. Qui la bellezza è la nostra forza, è il nostro coraggio, è qualcosa che tutti devono vedere. Quel giorno le ragazzine si metteranno gioielli da donne e la loro vita cambierà per sempre. Ogni gesto quel giorno ha un significato. Ogni cosa deve essere fatta come è sempre stata fatta. Le mani dell'anziana stringono il ferro, preparano la pelle che presto cambierà. È doloroso, ma deve essere affrontato con coraggio. Le sue mani esperte seguono il rituale come sempre. Il coltello si muove velocemente e non senti quasi nulla. Cosa succederebbe se una ragazza non partecipasse al Dimi? Quando una ragazza è matura, la cerimonia deve essere celebrata. Di solito è al compimento dei 15 anni o alla prima perdita di sangue. Se lei rifiuta, la convincerò. Senza il Dimi, la nostra famiglia è dannata. È proprio inaccettabile per la nostra cultura. Sposeresti mai una ragazza che non ha partecipato al Dimi? Nessuno sposa una donna che non ha partecipato al Dimi. Non viene considerata una donna e io non potrei mai sposarla. Sarebbe un disonore. Un giorno sarà il nostro turno. Ma per ora siamo ancora piccole. Quando succederà, noi saremo pronte. Perché così deve essere. Pensavo che sarebbe stata a 14 anni, ma ho dovuto aspettare. Ora so che quel giorno sta arrivando. Sarà il momento in cui porteremo onore alla nostra famiglia. E saremo delle donne. Delle vere donne. È la nostra tradizione. Noi non abbiamo paura. Negli occhi delle ragazze più giovani non percepisco timore. Per loro questo passaggio non è una scelta. È semplicemente il modo in cui è sempre stato. E non si chiedono se altrove nel mondo qualcuno potrebbe addirittura trovarlo impensabile. Perché è la loro realtà, tramandata di generazione in generazione senza mai essere messa in discussione. Non posso nascondervi che ci sono momenti come questo in cui mi sento perso. Mi guardo intorno e vedo un mondo così diverso dal mio, un mondo dove le tradizioni e le culture sono intrecciate in modi che non riesco a comprendere del tutto. Il Dimi ovviamente è una cerimonia sacra per i Dasenesh, ma è anche qualcosa che mi lascia un peso nel cuore. Nel mio mondo pratiche come l'infibulazione sono viste come una barbarie. E lo sono per le conseguenze fisiche, emotive, umane che portano con sé. Ma qui tra i Dasenesh non è così semplice, perché qui è tradizione, qui è identità, ed è il modo in cui questa gente dà un senso alla vita e al passaggio dall'infanzia all'età adulta. Ma è proprio qui che mi chiedo qual è il mio posto in tutto questo, perché sono qui per osservare, per documentare, ma posso davvero limitarmi a guardare senza giudicare? E anche se la risposta può sembrare semplice, chi sono io per farlo? Posso capire davvero cosa significa per loro? Posso capire quanto profondo sia il legame con questa pratica? Io non lo so, e forse il compito di un documentarista non è quello di trovare risposte, ma di porre domande, di guardare con empatia senza mai dimenticare il contesto e di raccontare una storia che permetta agli altri di vedere ciò che sto vedendo io, ma senza imporre una verità. E così, questa volta mi siedo qui, immerso in questa confusione, cercando di trovare una sorta di equilibrio tra il rispetto per ciò che sto osservando e il peso dei miei valori. E a volte è un viaggio difficile, ma forse è proprio questo il punto. Raccontare non significa sempre risolvere, significa anche cercare di capire.